nella mia collezione di libri dedicati a Ansel Adams e alla sua produzione fotografica non poteva mancare questo. Si intitola Trees, alberi, uno dei soggetti più cari a questo grandissimo, smisurato fotografo americano, amante del paesaggio, anzi dovrei dire quasi testimone di diverse decadi del paesaggio, soprattutto nella Yosemite Valley, che era un po' il suo campo base. Ci ha lasciato delle opere, insomma, non serve che ve le presenti io. I suoi libri li ho perché sono spunto per imparare, ho studiato tanto e continuo a farlo, un po' per la capacità immaginifica che aveva questo fotografo nell'inquadrare, nel prefigurare e poi soprattutto nel lavorare con l'idea di sto portando a casa un negativo esposto in un certo modo affinché poi lo sviluppo avvenga in quella maniera, e questo è fondamentale, ce lo racconta ovviamente nella sua trilogia, affinché poi dal negativo si proceda alla stampa. E allora, a proposito di stampa, questo libro, che è un libro in un formato abbastanza consueto ma non del tutto, nel senso che non è un 30-30, non è un 30-20, è un 30x25, quindi un formato direi americano, un libro anche tutto sommato abbastanza costoso perché stava sui $50 quando è uscito, ma ha il suo perché, in quanto questo è prodotto, stampato ancora prima che prodotto, dalla Little Brown Company, New York and Boston. Chi è questa Little Brown? Little Brown è la stamperia, l'editore che Ansel Adams, prima di lasciarci, ha selezionato. Eccole qua le due AA di Ansel Adams Authorized Edition. È la stamperia che proprio lui ha autorizzato per riprodurre con la massima fedeltà, e quindi, per così dire, la casa ufficiale per le sue opere. E quindi ecco il perché e il per come, diciamo, c'è da metter mano un pochettino di più al portafogli. La qualità della carta è di assoluto pregio, anche se onestamente ho visto qualche libro persino migliore, seppur non autorizzato. Però qui, prima di farvi vedere, vi faccio venire l'acquolina in bocca, però in questo libro possiamo effettivamente avvicinarci a quella che è non il look, ma la resa della carta stampata. In effetti, osservando bene, a parte la bellezza di questa carta, nella finitura della carta, se ve lo proponessi così, si può quasi avere l'immagine, l'idea di un passepartout, poi tra l'altro con una veste grafica davvero indovinata, ad incorniciare le immagini. Allora adesso capiamo perché la scelta di un formato che tutto sommato è un po' inconsueto, perché è quello che conserva le giuste proporzioni per contenere un formato verticale. Talvolta lo vedremo anche spalmato su 2 pagine, a me piace meno, ma capisco che valga la pena per vederlo bene. E in calce, eccolo qua, con questa scritta verde scuro pastellato, abbiamo il titolo dell'opera, il luogo e l'anno, in questo caso Aspen, sono le betulle del New Mexico e lo scatto risale al 1958. Chi di voi fotografa, e se state guardando il video probabilmente tutti quanti, conosce benissimo la difficoltà di far rientrare nella latitudine del negativo l'estrema luminosità della corteccia della betulla, che sapete rinfrange la luce amplificandola quasi come un catarinfrangente, e il nero del bosco che troviamo in profondità, con tutte le sfumature dei grigi, e rendere la foto leggibile dall'inizio alla fine. Complimenti a questo signore che non per niente è passato alla storia. E via dicendo, qui non saprei effettivamente quale ritenere migliore tra le immagini, sebbene ve ne siano alcune che io non conoscevo, perché la sua produzione è veramente vastissima. Ve ne sono alcune che non mi hanno fatto balzare dalla sedia, e si capisce effettivamente che 2 cose. Uno,
probabilmente sono degli studi che egli stesso ha fatto per sé. 2 sono le sue sfide, quelle che ci racconta, le sfide per scattare una foto che è impossibile da far rientrare in un unico negativo. Ecco, questa per esempio è una di quelle di cui vi parlo. Vista così non sembra nulla di che, ma come vi dicevo, o è una sfida sua per far rientrare tutto nel negativo e poi svilupparlo in modo che ci sia tutto quello che i suoi occhi hanno visto, oppure va osservata su una stampa vera e propria in un formato appropriato. Allora lì ritrova effettivamente il suo spazio. E poi ci sono delle opere tecniche come questa che sono, insomma, io ne ho credo 1, 2 forse per pura fortuna, non per capacità di misurazione eccetera. Stiamo parlando proprio di grandissimi fotografi. Abbiamo sempre, spesso ma non sempre, nella pagina a fianco il testo, un accompagno, ecco vi dicevo non sempre ma a volte compare un accompagno alla foto e alle immagini delle pagine successive. E qui entriamo nelle foto leggendarie. Vi ricordo che si intitola Alberi, questo libro veramente magnifico, ve lo consiglio. C'è in queste immagini, in queste riproduzioni, una qualità. Allora torniamo al discorso iniziale, che è vero, è vero che è un'opera che costa magari un po' di più di altre. Ve ne ho presentate altre di Ansel Adams molto interessanti, magari dal punto di vista del contenuto, e un pochettino più economiche, ma questa conserva tutta la qualità. Non vi dico quante volte ho provato a mia volta a fare, per esempio, a fotografare i tronchi carbonizzati dai fulmini, oppure queste staccionate che a me piace davvero tanto fotografare, anche perché ne trovo diverse nei luoghi dove vado, però foto così belle non me ne sono mai venute. Così come questa, che sembra tutto sommato semplice e di una difficoltà unica nel farla rientrare tutta nella latitudine di posa e, non dimentichiamo, anche di stampa, e che sia leggibile e che abbia un senso come questa qua, ma così come tutte quelle che seguono. Adesso vi faccio vedere un'altra immagine. Questa è una foto che, finché non ho visto la stampa originale, insomma, tutto sommato l'ho ritenuta una foto che, allora, non mi piace molto come soggetto, nel senso che non è di quelle che avrei rincorso. Quando invece l'ho vista in una mostra, ho capito il perché e il per come, cioè c'è veramente tanta distanza anche fra un libro stampato così bene e quella che è la stampa vista e osservata dal vivo. Qui invece non vi dico le ore che ho trascorso a contemplare questa immagine. Mi sono imbattuto occasionalmente su alberi, quindi in situazioni come queste, neve, sole. Quindi sapete tutti voi che razza di contrasto si determini, perché la neve non può stare nel negativo, e infatti non ci sta. In alcune parti è bruciata, ma non si vede. Poi una fotografia straordinaria. Diciamo che pagherei per averne fatta una così, o almeno simile, da avere nel mio portfolio. E qui un'altra celeberrima, del resto non mi ricordo se è questa che dà la copertina di un altro libro. Questa qua è la foresta nella neve. Quante volte ho guardato questa con la neve ventata depositata sui tronchi, quante volte ho provato a mia volta a fotografarla. È vero che ci va anche un po' di fortuna, è vero, credo che Adams sarebbe il primo a dirlo, ma un po', il resto insomma è tanta tecnica. Così come le ultime immagini che vi mostrerò, questa sì dà l'immagine della copertina, sono un centinaio di pagine. E arriviamo a che cosa? Scusate che forse ne ho saltata una, alla lista delle tavole, quindi c'è una lista riassuntiva, un po' di ringraziamenti e conoscenza sull'editore, il copyright, la bibliografia, e il libro termina con questa frase che ora vi leggo perché trovo interessante: "We all travel the Milky Way together, trees and men."
molto interessante attribuita a John Muir, From the Mountains of California. Insomma, ci sono poi tutti gli altri riconoscimenti per il design, quello che è, eccetera, e infine nella ala di copertina troviamo una piccola nota biografica di questo grande fotografo. E a voi tutti amici, dai, vi aspetto ai prossimi video, eccolo qua, 55 euro, l'ho lasciato perché mi sembra giusto anche ricordarmi ogni tanto quanto ho pagato per i miei studi e che però continuano ad accompagnare alcune mie giornate, perché è sempre un piacere sfogliare queste belle opere di grandi fotografi.